Allora, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video qui su YouTube ed è un video un po' diverso dal solito perché purtroppo Curzi ha finito le idee. Curzi non sa più che video fare, non sa più che contenuti portare qui su Legends. Uno, perché non è bravissimo a giocare, secondo perché non riesce a fare il showcase, ci ha provato più volte ma vengono tutti quanti malissimo. Generalmente parlando comunque non è una persona con molta fantasia, quindi oggi qui è a fare un video esclusivamente per acchiappare visualizzazioni. Nel senso che questo video spero che potrà aiutarmi a crescere, a fare il boom più totale, a diventare uno youtuber grandissimo con un sacco di visualizzazioni, con un sacco di spettatori su Twitch, in modo da poter così vivere di rendita per tutta la vita e campare con i soldi di Twitch e YouTube. Perché dico ciò e spero di fare il boom? Perché oggi andremo a fare una tier list completamente diversa da ogni tier list che voi abbiate mai visto sulla community di Dragon Ball Legends. Ovvero oggi andremo a fare una tier list di quelli che sono i content creator italiani appunto di questo gioco, e sarà una tier list inversa, nel senso che partirò da quello meno peggio, dallo streamer barra content creator youtuber meno peggio al peggiore in assoluto, elencandovi logicamente quelle che sono le mie motivazioni. Comunque non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a sputare fatti. Allora ragazzi, parto dal content creator, ovvero lo streamer meno peggio tra tutti questi, ovvero PM Distruttore. PM Distruttore lo metto nella posizione più bassa di questa classifica dei peggiori content creator italiani, sostanzialmente perché credo sia il migliore fra di loro. E dico ciò non perché la qualità dei suoi contenuti sia la più alta, non dico ciò non perché la qualità della sua streaming o comunque della sua qualità video e audio in generale sia la migliore di tutto, ma dico ciò solamente perché è un mio amico. Quindi, dato che sono un paraculo, ho bisogno di non dire nulla di male di lui, ovviamente, perché essendo un mio amico non posso andare a criticarlo e dire nulla di negativo su di lui. Credo che la sua streaming sia perfetta, non abbia alcun difetto, la qualità video è impeccabile, qualità audio impeccabile, gameplay anche, inoltre ha un canale YouTube che vi invito a passare a guardare, perché appunto è un mio amico. E nulla, in realtà non ho molto da dire di Distruttore, secondo me è uno streamer barra youtuber validissimo e non ha nessun tipo di difetto rispetto a tutti quanti gli altri content creator che vedrete in questa tier list. Proseguendo con la tier list, nel prossimo slot troviamo un ragazzo simpatico, per carità nulla da dire, ovvero Skyland che ha un problema gigantesco a mio avviso, anzi ha più di qualche problema. Io vorrei, ve lo giuro raga, vorrei dirvi a che ora streama, vorrei consigliarvi le sue stream, ma non posso dirvi quando lo farà, nel senso che lui non ha orari di streaming, è una persona disorganizzata, non pubblica i video su YouTube quando dovrebbe pubblicarli e non rispetta mai quella che è la sua tabella di marcia, fra virgolette, sui video e sulle stream. Inoltre ci sono due cose di Skyland che mi fanno andare via completamente di testa, anzi tre. La prima, la Kaizo, la modalità su Pokémon, l'emulatore di Pokémon che io non ho mai capito e che è noiosissima, non capisco perché la porti di continuo, non mi piace Skyland, te lo dico apertamente, non mi piace non portare più la Kaizo. Secondo problema gigantesco ragazzi, la intro di Skyland è orrenda, è nulla, guardate, non è nulla. Skyland, secondo me potresti tirare fuori un po' di moneta e farti fare una intro come si deve se proprio vuoi usarla, anche se in realtà in tutta sincerità credo che le intro siano morte tipo nel 2013, tipo le intro che si usavano nei video di Call of Duty, quindi non credo che sia più necessario usarle, anche perché sono un tantino cringe. Ma il più grande problema delle live di Skyland ragazzi sono questa stracazzo di barra nera. È inguardabile ragazzi, è inguardabile. E se poi la accoppiamo insieme al fatto che il Visor, il programma per registrare il telefono, si disconnette ogni 2 minuti, questa cosa mi fa pensare, ma io come dovrei vedere le live di Skyland? Come posso godermi le live di questo ragazzo? No ragazzi, questa cosa non mi va proprio a genio ed è per questo motivo che Skyland rientra all'interno di questa classifica. Skyland, se mi stai ascoltando, mi dispiace, sistema questi problemi e forse se lo farai tornerò a guardare qualcuna delle tue live. Per il resto, per ora non ci siamo.
Nel terzo slot di questa tier list invece troviamo una persona che io personalmente non conosco, di cui guardo i suoi video praticamente sin dal giorno 1, tra virgolette, per me in questo gioco, ovvero da giugno dell'anno scorso, ovvero Majin. Ora, Majin, ragazzi, secondo me a livello di qualità dei video è quello che fa i video più chill in assoluto, è quello che fa i video che riesco a guardare il più volentieri possibile, fra virgolette, ma Majin ha un problema gigantesco ed è l'unico motivo per cui si trova all'interno di questa tier list, ovvero la lettura dei kit. Io giuro, ragazzi, che la lettura dei kit di Majin credo sia la cosa più lenta al mondo. Non sto scherzando a dire che passa più velocemente una giornata al lavoro sotto il sole piuttosto che la lettura dei kit in uno dei suoi video, ragazzi, è insopportabile. Guardate, ragazzi, non mi credete? Ora vi metto una lettura di un kit velocizzata, ragazzi, leggermente velocizzata, e ditemi se non ho ragione. Peschiamo la ultimate, recuperiamo gli HP del 30% e il ki di 40, bucheremo del 20%. A few moments later. One eternity later. Inflitto non cancellabile, altro card draw speed di un livello non cancellabile. Detto ciò, comunque non ho molto da recriminare a Majin. Majin, se stai guardando questo video, ti prego, fa qualcosa per diminuire la lunghezza di queste letture. Sono davvero insopportabili e spesso e volentieri devo ammettere che queste letture dei kit le ho usate come ninna nanna e più di qualche volta sono riuscito a prendere il sonno. Ma per il resto non ho nulla da criticarti, i tuoi video sono estremamente chill e mi piacciono un sacco. E all'ultimo spot prima della top 3 in questo video troviamo Anon Light. Anon Light, che è un ragazzo che conosco, quindi mi rivolgo direttamente a lui per fargli queste critiche e vorrei criticargli alcune cose che veramente mi rendono le sue live veramente insopportabili, mi verrebbe da dire, veramente fastidiose. Ovvero che nelle live di Anon Light ci sono 3 sostanziali difetti. Ed ecco, ora ve li elencherò. Il primo difetto: la cazzo di cornice luminosa attorno al suo schermo è fastidiosissima, cioè ti viene un attacco epilettico dopo 5 minuti che guardi quella live, è incredibile, fa molto anni 2010 sui vecchi overlay di Call of Duty, è veramente orrenda da vedere. Ma cosa ti passava per la testa quando hai fatto fare la grafica con quella cornice che sembra totalmente un abominio? È veramente orrenda da vedere. Anon, ma cosa stavi pensando, mi viene da chiedere? E poi, ragazzi, gli altri 2 problemi, che in realtà sono solamente uno, ovvero la musica. Voi, ragazzi, fateci caso, aprite la live di Anon Light in qualsiasi momento, e vi prometto che sentirete queste 2 canzoni. Questa è la prima. E questa è la canzone che sentirete spammate di continuo. We've all been here before. Bene, ragazzi, come dicevo, queste sono le 2 principali canzoni che sentite continuamente nella sua live, e ditemi se non mi è mai capitato a voi di essere in una sua live e che vi venisse mal di testa. È incredibile, ragazzi, ascoltare le stesse 2 canzoni continuamente ogni live è insopportabile. Anon, sistema questi problemi e forse tornerò anche in live da te ogni tanto. E ragazzuoli, eccoci arrivati finalmente alla top. Al terzo posto di questa classifica troviamo Blaziken 68. Perché Blaziken si trova nella top 3 di questa classifica? Ora, io Blaziken partiamo dal presupposto che non lo sopporto. Blaziken non so esattamente chi si creda, ma ogni volta che io sono nelle sue live lui non mi risponde mai. Ma questa è la cosa che mi dà meno fastidio di tutto ciò. Perché? Perché la cosa che mi dà fastidio in assoluto più di Blaziken è la qualità delle sue live. Bene, io non mi vergogno a dire che la qualità dei video delle live di Blaziken probabilmente sia la più alta d'Italia, perché se pensiamo al fatto che lui ha un iPad Pro già la dice molto lunga. Poi lui ha anche un microfono che è relativamente simile al mio, ok? Ma nonostante ciò, nonostante siano simili 2 microfoni, per quale motivo il suo microfono suona così tanto meglio del mio? E perché ci tengo a precisare queste cose? Beh, perché forse voi non lo sapete, ma io quando ho iniziato a streamare e fare live su Twitch e video su YouTube ho sempre cercato di avere la miglior qualità possibile in assoluto, ok? In assoluto. E vi assicuro che avere le qualità perfette sia nell'ambito video e nell'ambito audio è molto complicato. Ci sono molti lavori da fare dietro le quinte per quanto riguarda i filtri del microfono, i filtri video, eccetera eccetera. Non è così semplice. E la cosa che mi dà fastidio di Blaziken è che io più di qualche volta
volte ho chiesto a Blaziken: ehi Blaziken, quali sono i filtri così per il microfono? Potresti dirmelo? Me l'ha mai detto lui? No! Non me l'ha mai detto. Non me l'ha mai detto. E quindi ti dico, Blaziken, se stai vedendo questo video, va bene, tieniti i tuoi segreti, Blaziken. Sappi però che tu mi stai antipatico per questo motivo, ok? Io le tue live non le riesco più a vedere. Io quando sento quella voce così pulita, così cristallina, veramente mi sale un nervoso che voi non avete nemmeno idea. Quando vedo quello schermo gigantesco in 4K, quasi con l'iPad Pro, veramente a me scendono le lacrime. Perché anch'io vorrei avere l'iPad Pro, ma non lo posso prendere, ok? Non lo posso prendere, non mi vergogno a dirlo. Attenzione però, anzi, se mi aiuterete e questo video esploderà, allora a quel punto magari con i soldi di YouTube potrò permettermi l'iPad Pro. Quindi approfitto di dissare, fra virgolette, Blaziken, di parlare male di lui per fare magari un po' di visualizzazioni, ottenere i soldi per comprarmi l'iPad Pro e smetterla di piangere per la qualità delle sue live. Comunque, detto ciò, Blaziken, molto semplicemente i per cui ti odio sono questi, ok? Nel momento in cui riuscirò a pareggiare quella che è la tua qualità e nel momento in cui magari mi cagherai quando sarò nelle tue live Twitch, allora a quel punto Curzi forse ritornerà a guardare anche te. Ma per ora sto distante dalle tue live. Ed eccoci qui arrivati invece alla seconda posizione. In seconda posizione troviamo un amico di Blaziken, ovvero Faxo. Io Faxo, ragazzi, è uno dei content creator che forse guardo di più di tutti, anzi forse quello che guardo di più in assoluto, dato che streama nel primo pomeriggio intorno alle 14:30. Ma le live di Faxo hanno un problema e vi ripeto, anzi forse ne hanno due, ma uno è quello grave che me lo fa veramente mettere in seconda posizione, ovvero ragazzi, le musiche di sottofondo. Io ragazzi è da un bel po' di tempo che cerco di evitare le pennichelle pomeridiane intorno alle 14, ma con le live di Faxo è impossibile. Bene ragazzi, Faxo è sostanzialmente un NPC che ascolta continuamente le host di Dokkan di sottofondo e sono sempre le stesse in ripetizione. E la cosa che ti dà fastidio è che lui, mentre ascolta queste host, è col sorriso stampato in faccia, è contentissimo, è fierissimo di tutto ciò. E questa cosa non mi va a genio, non la sopporto. Ma io credo di non essere l'unico, credo che tutta la chat odi le canzoni di sottofondo, le host di sottofondo che mette Faxo durante le live. Tutti le odiano, tutti quanti. Cioè, sono arrivato a pensare veramente che Faxo durante il giorno vada in giro per il suo paese con un paio di cuffie addosso, con le host di Dokkan a tutto volume e che saluti un po' tutti quanti in giro per il paese come Truman in The Truman Show. Cioè, davvero ragazzi, con quelle host sembra un NPC. Insopportabile. E poi il secondo dettaglio che me lo fa veramente cadere in veramente molto in basso è il fatto che Faxo sia costantemente contro la sua chat lo supporta, gli dona, fa la sub, lo segue tutti i giorni e cosa fa Faxo? Spara merda continuamente sulla sua chat. E se non mi credete guardate questa clip, ne ho le prove. Deve counterare la merda di Kid Buu, perché se no noi non possiamo giocare, capito? Il tag perfetto è 8, così copre UGB viene coperto, va bene? UGB viene coperto di colore e torna in meta. Dio caro, Dio madonna, Dio caro. Così avete fatto, così avete fatto. Così è stato fatto. Detto ciò non ho nient'altro da dire a Faxo, perché comunque in realtà io, come vi dicevo prima, le sue live le guardo spesso e volentieri, sono le live che guardo di più in assoluto, però devo dirvi la verità, le sue live le guardo, come vi dicevo, dati questi problemi, le guardo mutate, ovvero senza audio, non voglio nemmeno ascoltare quello che dice, guardo solamente il gameplay, ma non perché io non voglia ascoltare quello che dice, ok? Ma perché appunto le host di sottofondo di Dokkan veramente mi fanno perdere quasi sangue dai timpani. E ragazzi, eccoci arrivati finalmente alla prima posizione. In prima posizione troviamo una persona che io conosco personalmente, forse un po' meglio di tutti quanti gli altri content creator, con la quale ho un pochino più di confidenza e quindi ne approfitto per quasi smerdarlo in pubblico, fra virgolette, perché veramente lui è pieno di difetti, pieno zeppo di difetti, a partire dalle sue live. Bene, le live di Kira innanzitutto sono sempre in ritardo, non è una persona puntuale, è una persona che è costantemente in ritardo, non riesce proprio a fare una live giusta in tempo, secondo i piani, e questa cosa mi fa andare completamente via di testa. Inoltre è un bugiardo, perché molto banalmente all'uscita degli Z-Boys, ovvero Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan 2 e Tag Switch, lui disse di fare che quella season avrebbe fatto la Godly con quella unit. L'ha fatta? No, non c'è mai stata traccia di quella Godly, il personaggio è buttato nel cesso dopo
2 giorni. All'uscita dei Gamma Tag Switch, altra volta la stessa affermazione, questa season si fa la Godly con i Gamma, si fa la season con i God Boys. L'ha mai fatta quella Godly? No, non l'ha mai fatta, quindi un'altra balla. E poi terza balla, terza e ultima, quando uscì Charlotte. Hype incredibile per Charlotte, era in merda in maniera incredibile, era eccitatissimo in live. 2 giorni dopo, stessa affermazione, ovvero farò la Godly con Charlotte questa season, e altri 2 giorni dopo, raga, Charlotte non lo uso più, è inutilizzabile. Quindi è anche un bugiardo. È un bugiardo quel ragazzo. E oltre a tutto ciò, le sue affermazioni sono anche abbastanza faziose. Per quale motivo? Perché per esempio di recente con la questione Gokuza maggiore Vegito, Vegito maggiore Gokuza, nonostante lui si rendesse perfettamente conto che i Gokuza erano e sono superiori, dato che comunque nelle partite che lui giocava in live erano sempre i Gokuza a risolvere le questioni. Insomma, Curzi comunque forti 2 Freeza, molto utili. Molto utili, bro, molto utili, devo dire. Molto utili 2 Freeza, bro. Davvero forti, gliel'hanno carriata a bestia, non puoi immaginare quanto. Nonostante ciò, lui era lì che guardava in webcam con un sorriso stampato da una parte all'altra della bocca a continuare ad affermare che Vegito fosse più forte. Cioè, è anche bugiardo nei confronti di quelli che sono i suoi spettatori. Io direi che è una cosa vergognosa. Una persona totalmente disonesta con gli altri e soprattutto con se stesso. E poi una delle cose che mi manda veramente più in bestia, tra virgolette, con quelli che sono i suoi contenuti, sono le sue grafiche. Le grafiche di Kine, che siano su YouTube, che siano su Twitch, che siano ovunque, fanno cagare. Io ve lo giuro ragazzi, prenderei il grafico che gli fa quelle grafiche e lo prenderei a schiaffi per ore e ore. Fanno veramente schifo, sono inguardabili. Kine, come fai ad usare delle grafiche del genere nelle tue live e i contenuti su YouTube? Cambia, migliora, perché qui non ci siamo. Ed è per questo motivo, per tutta questa serie di motivi, che Kine si trova in posizione numero 1 nella lista dei content creator peggiori in assoluto di YouTube Italia e Twitch Italia. Ed eccoci arrivati alla fine di questa tier list. Ora ragazzi, dovete tenere in considerazione una cosa, ovvero che, come avete visto, tutti quanti questi content creator sono pieni di difetti, le loro live sono quasi inguardabili per alcuni di loro, ok, sia per qualità, sia per difetti caratteriali, eccetera, eccetera. E quindi è per questo motivo che io vi consiglierei, oltre a loro, di andare a vedere dei content creator che a mio avviso sono perfetti, dei content creator che hanno un sacco di potenzialità e che nessuno conosce, content creator che sono onesti con loro e con il loro pubblico, content creator con belle grafiche, content creator che ascoltano bella musica, content creator disponibili e gentili con la loro chat, content creator con delle belle intro. E voi direte, chi sono questi content creator? Bene ragazzi, vi lascio il canale in descrizione di ognuno di questi piccoli content creator che nessuno conosce e che però dovrebbero conoscere, che dovreste conoscere, perché veramente io spesso e volentieri passo a guardare le loro live, spesso e volentieri faccio a loro il ride perché voglio appunto aiutarli a crescere, e le loro live mi piacciono un sacco perché sono completamente diverse da tutti quanti i contenuti che portano gli altri. Ora, logicamente, arrivati alla fine di questo video, arrivati a questo momento del video, logicamente spero voi abbiate capito che tutto quanto questo video si basa sull'ironia. Voglio bene a chiunque, a tutti quanti questi content creator, li seguo tutti quanti, li seguo giornalmente tutti quanti e mi piace un sacco guardare le loro live, altrimenti non li avrei dominati, quindi vi lascerò anche il loro canale in descrizione. Ma logicamente ragazzi, date un'opportunità anche a questi creator un po' più piccoli, perché meritano veramente tanto, si impegnano moltissimo e logicamente secondo me appunto meritano di essere aiutati, meritano di poter anche loro crescere. E comunque raga, io credo che nella community un po' di diversità, un po' di varietà faccia sempre bene, perché secondo me avere sempre gli stessi contenuti su YouTube, secondo me avere sempre le stesse persone alla lunga diventa noiosa, ed è per questo motivo che io ho iniziato a fare YouTube e questo genere di video un po' particolare, per il semplice fatto che vorrei cercare di portare della diversità, vorrei cercare di portare dei nuovi contenuti in modo da portare una ventata d'aria fresca a questa community per aiutarla appunto ad espandersi sempre di più, dato che questo gioco secondo me merita veramente tanto e ha un sacco di potenzialità che può essere sfruttata. Ma se i contenuti rimarranno sempre quelli, ovvero i vari showcase, tier list, eccetera eccetera, logicamente alla lunga, come ho detto, potrebbe stancare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possiate magari condividere questo video per strappare una risata a un amico o a qualche vostro conoscente. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto,
un commento scrivendomi magari quali sono quelli che sono i vostri content creator preferiti, anche quelli magari che si conoscono un po' meno, dato che vedo che comunque qui su YouTube di altri youtuber un po' più piccolini ce ne sono. Non vi fate problemi a dire se siete voi, se siete dei content creator o meno, spammatevi pure nei commenti senza nessun tipo di problema. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e noi ci vediamo in un prossimo video.